Dopo tanti capitoli in cui abbiamo seguito Guts e il suo percorso per ritrovare se stesso, con il capitolo 386 i riflettori si spostano nuovamente su Griffith nella sua Falconia. Il nuovo capitolo, il cui titolo è "Riusciresti ad afferrare un uccello migratore tra le nuvole?", si compone di 23 pagine, compresa la prima a colori, che ritrae Griffith a mezza figura, ripreso dal basso verso l'alto con la mano destra alzata, non come la intendete voi, con Zod che vola sullo sfondo e la didascalia che recita "tutto nelle sue mani". Il nuovo capitolo tuttavia parte dalla seconda pagina, domandando: ora che Guts si è ristabilito, cosa sta succedendo nella città del falco? Benvenuti su Alkill, come sempre io sono il vostro Donny e oggi preparatevi perché affrontiamo anche noi una bella analisi sull'ultimo capitolo di Berserk, il 386. Kashka avanza barcollando in una grande sala in direzione di Griffith che, in lontananza, rivolge il suo sguardo verso l'albero del mondo. Ella si appoggia dolorante a una colonna mentre il marchio del sacrificio inizia a sanguinare. Lo scenario si concentra poi sull'albero del mondo e sui suoi rami, al cui interno, inquadratura dopo inquadratura, troviamo Shilke che, con il suo corpo astrale, è ancora alla ricerca della ragazza marchiata, mentre il suo corpo fisico è ancora in trance nella capitale dei Kushan. La maga si stupisce della luce emanata dagli abitanti di Falconia e dice a se stessa che deve trovare in mezzo a tutte queste stelle, riferendosi alla luminosità citata poc'anzi, una specifica concentrazione di OD. Mentre l'immagine di Shilke va scomparendo, Sonia, con sua sorpresa, percepisce la sua presenza e, gettando uno sguardo verso l'albero del mondo, mentre Mule, completamente ignaro della percezione della sacerdotessa, nota solo uno stormo di uccelli che, a suo dire, stanno ritornando pian piano. Sonia, dopo un'ultima occhiata all'albero, inizia a salire le scale del palazzo per arrivare, dopo aver visto alcune domestiche in subbuglio, al cospetto di Griffith, dove Mule le suggerisce di inchinarsi. Dopo aver ricevuto il consenso del falco, Mule spiega che la situazione è complicata, riferendo che gli sforzi per liberare gli altri regni dai mostri proseguono, ma che, nonostante ciò, una parte dei sopravvissuti alla caduta degli altri regni è diventata brigante e che, soprattutto, loro e le persone che ancora credono ai culti pagani si stanno spostando in massa in un posto distante verso est, verso la terra dei Kushan. Ed afferma che queste persone stanno rifiutando l'assimilazione a Falconia, il che non può essere ignorato. Griffith si complimenta per l'ottimo lavoro e dice loro di alzare il capo. Sonia, una volta in piedi, si riferisce a queste persone definendole senza speranza, finché il falco non riprende parola dicendo che è difficile da spiegare e quindi dovrà mostrarlo, ma che anche in questo modo, quando sarà il momento di andare in battaglia, lasciando la frase incompleta, poiché Sonia decide di allontanarsi esclamando: illuminazione, bisogna averne di più. Non è chiaro in questo caso a cosa si riferisse Sonia, ma ad ogni modo, mentre si allontana con Mule, notano Casca, sempre dolorante e appoggiata alla colonna di prima. Mule prova a preoccuparsi per lei, ma Sonia riprende il controllo della situazione portando via il cavaliere, dicendo che è solo una domestica. Ma lo sguardo infastidito di Sonia la dice lunga su quanto ella la consideri davvero una semplice domestica. Ricordiamoci che la sacerdotessa, dopo la caduta dell'isola di Skelling, ha visto arrivare a Falconia Zod che riportava indietro Griffith, il quale stringeva in braccio Kashka. Quindi, pur non conoscendo effettivamente la ragazza marchiata, lo sa benissimo che non si tratta di una domestica. Griffith si tocca il petto, l'onomatopea presente nella vignetta potrebbe essere un battito del cuore e i suoi pensieri si rivolgono a Guts dicendo: quindi te ne sei accorto? Il falco si incammina in direzione di Kashka. Il marchio sanguina. Quando Griffith prova a domandare perché fosse venuta qui, le sue parole si interrompono e alle sue spalle uno splash di ombre oscure, molto simili a quelle viste sull'isola di Skelling e Sant'Albione per rappresentare le entità maligne, inizia a prendere forma. Il dolore che prova Kashka aumenta. Griffith osserva le ombre e subito il suo occhio da rapace riconosce nelle sagome di queste ombre i 4 membri della mano di Dio che dopo anni tornano a farsi vedere tutti insieme.
La formazione dei quattro osserva il falco che di scatto sposta il suo mantello in protezione di Kashka. La mano di Dio parla. Si rivolge a Griffith con parole di scherno, deridendolo per stare a giocare a fare il conquistatore e l'eroe, dicendogli che ha scatenato dei demoni solo per sconfiggerli lui stesso e che ciò che sta facendo è una farsa assurda, al di sotto persino delle pagliacciate di un bambino. Ecco secondo loro cosa ha da mostrare Griffith, a cui infine dicono che adesso è finalmente re, di nient'altro che di una piccola casa di bambole. Griffith, visibilmente innervosito, alza la sua mano verso di loro come nella pagina a colori, solo per vederli svanire, allontanandosi in direzione dei rami dell'albero del mondo, lasciandolo lì, a fissarli con aria seccata, finché le domestiche del palazzo non interrompono la scena trovando finalmente Kashka. Le ultime due tavole ci lasciano con le parole della mano di Dio che ancora aleggiano nell'aria e domandano al falco se questo è ciò che desiderava. Una fredda prigione. Falconia. E ora diamo inizio alle speculazioni. Dopodiché vi dirò anche una mia piccola riflessione. Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Cioè, Griffith davvero si sta mettendo contro la mano di Dio? Per dare una risposta a questo, tanto per iniziare, dovremmo capire se la mano di Dio ha effettivamente un obiettivo. E se sì, qual è? E se la mano ha un obiettivo, allora qua nasce un problema, perché Idea del Male ha chiaramente detto a Griffith che lui può fare ciò che vuole, e l'obiettivo da mortale di Griffith era avere un suo regno, desiderio che persiste tutt'oggi e che finalmente si sta esaudendo. Quindi dove sta la verità? Possibile che nella stessa fazione ci siano due obiettivi differenti? Questo stride un po' con la narrativa vista fino ad oggi, però Griffith è il prescelto di Dea del Male, il falco della profezia. Anche gli apostoli, come ad esempio Wild, lo sanno. I libri sacri all'interno dell'opera parlano di lui. Quando gli uomini ascendono allo stato di apostoli, viene detto loro di seguire il falco di luce. Possibile che tutto questo sia stato un errore? E se la perplessità di Zod vista nel capitolo 372 fosse stata proprio a causa di questa differenza di obiettivi, questo implicherebbe il fatto che Zod conosca il volere della mano di Dio? E poi, cosa intendeva Griffith con "te ne sei accorto anche tu", riferendosi a Guts? Di cosa parlava? Del fatto che abbiamo capito che il falco condivide il corpo con il Moonlight Boy? O invece che entrambi sono esseri dell'interstizio? E poi, fino ad oggi, prima Miura e poi Mori ci avevano fatto capire che tutti gli uomini stanno seguendo il falco, ma a quanto detto da Mule in questo capitolo non è affatto così, anzi, al contrario, stanno cercando rifugio e alleanza presso i Kushan. Ultimamente abbiamo più domande che risposte, gli enigmi sono sempre più intrecciati, speriamo solo che almeno parte di essi troverà una risposta. Ma c'è adesso una mia personale riflessione. C'è un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo in questa trilogia di capitoli e secondo me potrebbe essere uno dei temi più importanti che Mori sta cercando di raccontarci. Guardate cosa sta succedendo ai due protagonisti. Da una parte abbiamo Guts che, grazie alle parole di quella donna, scopre di avere un legame sempre più profondo con il mondo astrale. Non è più soltanto un uomo che combatte creature dell'interstizio, sembra farne parte anche lui, almeno in una certa misura. Dall'altra parte, invece, abbiamo Griffith che teoricamente dovrebbe aver abbandonato per sempre tutto ciò che lo rendeva umano, e invece sente nuovamente il battito del suo cuore, pensa a Guts, protegge Kashka e per un attimo sembra persino perdere la sua solita impassibilità. A una prima lettura qualcuno potrebbe pensare che Miura prima e Mori poi stiano invertendo i ruoli dei due personaggi, Guts sempre più vicino al soprannaturale e Griffith sempre più vicino a quella sorta di umanità. Io però non credo che sia questo il punto, anzi penso sia esattamente il contrario. Credo che stiano rinforzando ancora di più il loro dualismo, come se entrambi stessero iniziando a sconfinare nel territorio dell'altro senza però diventare l'altro. Ecco. Guts resta umano, ma ormai inevitabilmente legato all'interstizio. Griffith resta femto, ma qualcosa nella sua natura umana continua a riaffiorare. E questo rende il loro rapporto ancora più affascinante perché sembrano due poli opposti, destinati ad avvicinarsi sempre di più senza mai incontrarsi davvero. Ed è proprio qui che, secondo me,
acquista ancora più senso l'intervento della mano di Dio. Vi spiego. Personalmente io non ho interpretato quella scena come uno scontro tra Griffith e gli altri membri, bensì come una sorta di richiamo, quasi una tirata di orecchie, come se gli stessero dicendo: ti stai forse dimenticando chi sei, qual è il tuo obiettivo? Perché è vero, Griffith sta conquistando il mondo, ma ragazzi, negli ultimi capitoli sembra essersi fermato. Ha unito i piani dell'esistenza, ha costruito Falconia, è diventato il salvatore dell'umanità e ora lo vediamo ascoltare rapporti, amministrare il suo regno e ragionare come un sovrano umano, troppo umano. È ancora ambizioso, certo, ma la sua ambizione sembra essersi trasformata in qualcosa di molto più politico che assoluto. E forse è proprio questo che la mano di Dio gli rinfaccia quando definisce Falconia una semplice casa di bambole. Non stanno dicendo che il suo regno sia inutile, ma che dal loro punto di vista Griffith si sta accontentando di governare un mondo quando dovrebbe puntare a qualcosa di più grande. Il falco deve sempre volare più in alto, non può fermarsi a riposare sugli allori. Insomma, la sensazione che ho avuto è che la mano di Dio non sia arrivata per fermarlo, ma per ricordargli quale dovrebbe essere il suo vero cammino. Se questa interpretazione fosse corretta, allora ci troveremmo davanti a uno scenario davvero interessante, perché mentre Guts continua ad avvicinarsi sempre di più al mondo astrale senza perdere la propria umanità, Griffith sembrerebbe avvicinarsi sempre di più verso la propria umanità senza poter smettere di essere Fento. Due percorsi opposti ma perfettamente speculari. Ed è proprio questo che, secondo me, questa potrebbe essere una delle chiavi di letture più importanti dei capitoli che verranno.